Starfleet to Scout Ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Allora, questa è la mia quarta intervista a Corrado Malanga. Tre di persone. No, questa è tre di persone e uno in collegamento. Bueno. Allora, questa è la mia quarta intervista a te, Corrado, però mi sa che è quella più pericolosa questa. Dipende da cosa mi chiedete. No, dipende da cosa. Io vorrei sapere da te che cosa sta succedendo, cioè che cos'è questa cosa di cui farai una conferenza stampa. Ah sì, farò la conferenza a Livorno. Esatto. Il 16. Che cosa avete scoperto? Dove sono andate le tue ricerche? Dunque, la cosa è nata un po' per sbaglio, oserei dire, anche se gli sbagli non ci sono. Io ho scritto un libro sulla piramide di Cheope e ho fatto delle ricerche e ho creduto di scoprire a che cosa servisse questa cavolo di piramide di cui si sapeva fino a poco tempo fa abbastanza poco. Cioè, ci sono tre stanze, una stanza detta del faraone, una stanza detta della regina e un'altra stanzetta in fondo, sottoterra, detta non finita. La cosa strana è che un giorno vedo una fotografia della stanza del re, del faraone, e lì vedo qualcosa che probabilmente non aveva visto nessuno, o meglio, ce l'hai sotto gli occhi ma non la vedi. L'altezza del sarcofago, detto sarcofago, che poi non è un sarcofago, in granito, è identica all'altezza che hanno nel muro della stanza due buchi chiamati shaft, che sono due buchi da cui, dicono gli egittologi ortodossi, si può respirare, cioè la stanza è fatta in modo tale che questi due shaft producono l'entrata dell'aria, per cui uno che sta dentro, la stanza è praticamente stagna, può respirare. Che strano. E mi dico, ma guarda che se entra l'acqua da una parte, l'acqua si fermerebbe all'altezza della vasca in granito, che secondo gli antichi egittologi ortodossi avrebbe dovuto contenere la salma del faraone, ma non la supera, non la riempie, perché esce per capillarità dall'altra parte. Dico, ma guarda che strano, è partito tutto da lì. Ho costruito una ipotesi in cui la piramide era riempita di acqua, la parte di sopra, cioè la stanza del faraone, era riempita d'acqua, la parte di sotto si riempie, cioè la stanza della regina, si riempie di acqua lo stesso, arriva l'acqua a una certa altezza, si crea una cosa che si chiama in termine tecnico tubo di Quink, cioè se c'è una vibrazione sonora che percorre l'acqua nella stanza di sopra, questa vibrazione sonora passa a 1400 metri al secondo nella stanza di sotto. Comincio a vedere che ci sono tracce di erosione di acqua nella piramide dappertutto. E la mia teoria mi portava a pensare che una persona sarebbe stata introdotta nella stanza detta erroneamente del faraone, nella vasca, si sarebbe riempita tutta la piramide di acqua, nella stanza di sotto c'era una traccia nel pavimento che faceva pensare a una specie di struttura cilindrica che avrebbe dovuto contenere il vero faraone. Attraverso un gioco di vibrazioni, la parte animica, diciamolo così in termine tecnico, della persona che stava al piano di sopra si staccava con un'opportuna frequenza,
veniva portata questa frequenza con le informazioni di questa frequenza nella parte di sotto, la parte animica entrava nel corpo del faraone e lo rigenerava. Ecco perché forse i faraoni, soprattutto i faraoni dei, vivevano più di 3.000 anni, quasi 4.000 anni. E mano a mano che il tempo passava, il faraone Dio viveva 4.000 anni, il faraone semidio 2.500 anni, il faraone mano a mano che diventava sempre più umano, ci racconta la storia, viveva come noi, 100-200 anni al massimo. Tutta questa operazione io l'ho scritta in questo libro, dove si metteva in risalto il fatto che la piramide doveva avere una frequenza di vibrazione precisa, che era stata anche calcolata con opportuni software. Mi scrive Filippo Biondi. Filippo Biondi è un esperto, uno degli esperti mondiali di radar satellitare, e mi dice, ho letto la sua cosa, ma si potrebbero fare delle misure? E io dico, sì, certo che possiamo fare delle misure. Allora ci mettiamo d'accordo, ci vediamo la prima volta su Skype, ne parliamo approfonditamente e prepariamo un progetto. Il progetto avrebbe fatto uso di una tecnica satellitare che si chiama SAR, radar ad apertura sintetica. Siamo a 680 chilometri di altezza e volevamo guardare dentro il granito della piramide come se fosse un pezzo di vetro. Non lo aveva mai fatto nessuno. Ebbene, si costruisce il programma, perché un programma al computer va fatto. Noi abbiamo i dati satellitari sono a disposizione di tutti, vanno però elaborati. E l'elaborazione a un certo punto ci permette di guardare dentro. Allora il radar, sapete com'è fatto? Per vedere una cosa, una figura, un'immagine che ha una certa grandezza, fai conto 100 centimetri, 1 metro, ci vuole un'antenna molto grande. L'antenna molto grande, come si fa a mettere in orbita un'antenna che dovrebbe essere circa 12 km? Perché se voi vi fate i calcoli ci vuole un'antenna di 12 km per vedere un oggetto messo bene, fatto bene, con la risoluzione giusta che sia almeno di 1 metro. Qualcuno ha pensato, nei tempi passati, che forse si poteva fare in un altro modo, cioè usare la tecnica del radar ad apertura sintetica. Non si usa un'antenna di 12 km, si usa un'antenna di 6 km, ma si fa una misura che dura 12 km di arco. Cioè, mentre il radar si muove, perché è montato su un satellite, l'apertura dell'antenna diventa di 12 km. In questi 12 km si fanno infinite fotografie col radar che riporta a casa 4 tipi di informazioni sostanzialmente. Sapete, il radar butta una informazione e aspetta che l'informazione torni indietro per vedere che succede. 4 tipi di informazioni che sono X, Y e Z, cioè la posizione del punto che stiamo guardando e la sua energia. Quanto dell'impulso radarico è stato assorbito, quanto è stato deflesso, sotto forma di colore, per esempio. Così avevamo una mappa colorata. Ma non basta. Non basta, perché queste n.000 fotografie che vengono fatte vengono compattate e messe sostanzialmente in una sola fotografia che rappresenta la somma di tutti gli errori, di tutte le cose che ci sono. Una fotografia sola non basta. Bisogna aspettare 16 giorni per cui il satellite torni esattamente nella posizione dove era prima e rifare un'altra serie di misure. Queste misure appaiono dei fogli di carta bianchi pieni di puntini, dove non ci si capisce niente, ma il miracolo sta per avvenire. Si somma la prima fotografia alla seconda fotografia e compare l'immagine di quello che noi volevamo vedere, praticamente in 3 dimensioni. Questa tecnica ci permetteva di vedere l'esterno della piramide.
con tutte le vibrazioni. Pensate, il radar si accorge della vibrazione di 1 millimetro, quindi è estremamente sensibile. Noi volevamo guardare dentro al radar, dentro alla piramide, e per fare questo Filippo soprattutto si è immaginato di fare con un solo passaggio radarico, avere tutte le informazioni. E lui ha detto, invece di stare a fare un percorso di 12 km col radar, cioè avere una apertura di antenna di 12 km, facciamo un'apertura di 6 km. Va bene, abbiamo un'antenna un po' più piccola, la metà, invece di avere roba che si capirà avere una risoluzione di 80 cm, abbiamo magari una risoluzione il doppia di 1,60 m, però l'altra metà, mentre il radar sta passando gli altri 6 km, noi facciamo un'altra cosa. Rinunciamo a sapere la posizione di quello che stiamo guardando, della piramide, l'energia della piramide, ma facciamo tutta una serie di immagini che ci daranno l'energia dei pixel della piramide. Facendo così, in un solo passaggio, noi mettiamo insieme queste cose, tutti questi dati ottenuti nella prima parte, i primi 6 km, nella seconda parte, e noi abbiamo la piramide che si è trasformata in una matrice di punti. Sapete, lavorare su una piramide diventa complicato, ma lavorare matematicamente in laboratorio su una matrice, cioè su un cubo di punti, ognuno di questi punti rappresenta praticamente un pixel. Allora noi prendiamo questo cubo, lo possiamo tagliare a metà, a destra, a sinistra, sopra, sotto, in alto, in basso, e quei punti lì, dati da mangiare al computer, rappresentano quella fettina di piramide con tutte le informazioni. Quindi siamo riusciti a fare una tomografia, anzi, tante tomografie da diversi punti di vista. È come avere una torta e tagliarla per vedere cosa c'è dentro. La puoi tagliare in orizzontale, la puoi tagliare in verticale, con angoli diversi, e ognuno di questi tagli ti deve dare informazioni coerenti. Tutto diventa una cosa tridimensionale. A quel punto abbiamo scoperto cosa c'era dentro la piramide, perché noi abbiamo la possibilità di trasformare questa piramide sostanzialmente in un cristallo.